Rode PodMic contro Shure MV7X. Quale dei due suona meglio? Quale dei due è più adatto per un podcast? Scopriamolo insieme. Oggi siamo qui con due microfoni molto diversi, il Rode PodMic contro lo Shure MV7X. Allora, partiamo dai punti in comune, perché ti ho detto che sono molto diversi, ma qualche punticino in comune ce l'hanno. Quali sono questi punti? Entrambi hanno il cavo XLR posto nella parte posteriore, non hanno USB e non hanno uscita cuffie. Ancora, sono due microfoni dinamici, entrambi due microfoni dinamici, ok? Quindi significa che non necessitano della 48 volt, che sono meno sensibili rispetto a un microfono a condensatore, ok? Quindi in teoria entrambi dovrebbero prendere meno rumori non voluti. Altra caratteristica che li rende simili è che entrambi hanno un pattern polare cardioide, ok? Che vuol dire che prendono molto di ciò che arriva davanti, meno di ciò che arriva di lato e quasi zero di ciò che arriva dalla parte posteriore. Questo test è condotto in questa stanza che, anche se tu alle mie spalle vedi pannelli fonoassorbenti, non li vedi ma ci sono anche davanti e su un lato, il soffitto è altissimo e il finestrone è gigante lì. Quindi non è un ambiente silenziosissimo, è un ambiente all'interno del quale c'è anche un po' di eco e di reverbero, ma questo lo rende probabilmente molto più simile all'ambiente all'interno del quale tu stai registrando. Entrambi i microfoni entrano nel Rodecaster Pro e entrambi i microfoni hanno un gain di più 35. Quello che io vedo guardando il meter del Rodecaster Pro è che lo Shure ha un volume maggiore rispetto al PodMic. Se hai visto anche i video precedenti, ti sarai accorto quando ho paragonato lo Shure MV7X al Presonus PD70 è successa la stessa cosa. Questo qui ha un gain maggiore rispetto agli altri microfoni, ok? Esteticamente sono molto simili, formato a barilotto potremmo dire, soltanto che questo qui, ovvero il Rode, pesa 970 grammi, questo qui 550. Ed è strano perché questo qui lo prendi in mano ed è, oh mio Dio, è una pietra, cioè proprio pesante. Questo qui è come non avere il microfono in mano. Però, come ho già detto in altri video, il peso del microfono non fa la qualità del microfono. Cioè, il fatto che sia pesante non vuol dire che sia stato costruito bene. Perché spesso si è portati a dire, vedi quanto è pesante, suonerà sicuramente bene, la qualità costruttiva è buona. Non per forza, ok? Bene, per la forma, questo qui ha un supporto a U con un braccetto molto più piccolo rispetto a questo. Infatti, se stai guardando adesso, questo è molto più in alto, lo Shure, rispetto al Rode. È ininfluente perché se li metti su un braccio che si muove, insomma, lo regoli il braccio e quindi non hai problemi. L'unica cosa, proprio perché questo qui pesa 970 grammi, dovresti fornirti di un braccio che regge questo peso, mentre con questo non hai problemi perché sono 500 grammi, 550, con questo qui potresti avere problemi, quindi prendi o il braccio della Rode o quello della Blue, insomma ci sono dei bracci articolati, mi pare si chiamino così, che riescono a reggere un certo peso, ok? Se prendi quelli economici da 20-30 euro, molto probabilmente questo te lo reggono, ma questo no, ok? All'interno della confezione di questi due microfoni, qui esce la spugna, qui non esce la spugna, quindi ho dovuto comprare una spugna a parte ed è una spugna molto densa, una spugna, ora ti faccio sentire, facciamo anche il test delle plosive, ma ti accorgerai che è una spugna molto buona, a differenza di questa. Questa che esce dallo Shure non è granché, è una spugna molto sottile. Tra l'altro io ho fatto una video recensione dello Shure e una video recensione del PodMic, quindi le trovi nel mio canale, ok? Quindi in giro per il canale trovi i video di tutti i microfoni. Questo è un video un po' di paragone, ma ho fatto anche video singoli. Quindi la cosa che io farò, l'ho già ordinata, è quella di prendere una spugna diversa. Ti ho suggerito nel video dello Shure di prendere o la spugna dell'SM7B, che è molto molto buona, oppure ti ho suggerito anche un'alternativa economica. Lo farò anche in questo video, quindi nella descrizione di questo video troverai appunto i link anche alle varie spugne, anche a questa qui. Tu stai sentendo intervallati i due microfoni, quale ti piace di più, fermo restando che li stai ascoltando sulla mia voce in questo ambiente qui? Quale dei due ti piace di più? Se devo dirti la verità, lo Shure mi piace un po' in più rispetto al Rode. Se hai visto i miei altri video, soprattutto quelli di paragone, ho paragonato il PodMic al Presonus, al Sontronics, al Dynacaster e non mi ricordo a quali altri microfoni, ma sicuramente a tanti, e alla fine, pur non piacendomi tantissimo il Rode,
usciva sempre vincitore rispetto agli altri microfoni, perché ha un suono molto pulito, molto cristallino, si riesce a capire esattamente tutto quello che la persona sta dicendo nel microfono. Questa volta però, questo microfono qui, lo Shure, devo dirti che finalmente ho trovato un microfono che mi piace. È molto medioso, però è anche molto tondo, ha un suono più scuro che forse sulla mia voce funziona di più. Fermo restando che tutti i microfoni, non solo questi due, ma tutti i microfoni possono essere equalizzati per aggiungere delle frequenze alte, eliminare delle frequenze alte, aggiungere delle medie, eliminarle e così via. Quindi che vuol dire questo? Vuol dire che con una buona equalizzazione tu puoi adattare qualunque microfono alla tua voce. Ok? Quindi anche se è un microfono economico, un microfono che è molto alto, molto basso, molto medio, eccetera, con l'equalizzazione puoi ottenere un suono che si adatta alla tua voce. Ovviamente più il microfono è buono di qualità, più sarà facile anche l'equalizzazione. Ok? Allora io proverei, se sei d'accordo, a stare in silenzio e nel video ti aumento di un po' di decibel l'audio in modo da sentire il rumore di fondo di entrambi i microfoni. Allora, adesso voglio farti sentire il test delle plosive, voglio farti vedere come entrambi i microfoni reagiscono a una stimolazione delle frequenze delle plosive. Iniziamo da questo. Podcast, podcast, pizza, pizza, podcast, podcast, p. Ok, io mi sento sempre un cretino, lo so, facciamolo con questo. Pizza, pizza, podcast, podcast, ok, madonna mia. Ok, allora, hai sentito anche come reagiscono, però questo qui gli ho lasciato la spugna, quella sua di default, questo qui gli ho lasciato questa spugna che ho comprato, perché voglio farti sentire entrambe. Uno, perché non ho la spugna nuova di questo, perché ancora non mi è arrivata, ma due, perché voglio farti sentire comunque il suono in questo modo. Ok, allora abbiamo detto che sono entrambi microfoni con un pattern polare cardioide, quindi adesso mi metto ai lati dei due microfoni e proviamo a sentire quanto entra all'interno del microfono. Tieni presente che la mia voce però rimbalzerà in giro per la stanza e entrerà. Iniziamo. Mi metto alla distanza di una mano, prova. In questo momento sto parlando nel Rode PodMic e sono di lato, a una mano di distanza, proviamo a capire quanto suono rientra all'interno del microfono stesso. Ok, adesso vado da quest'altro lato, sempre una mano di distanza. Questo è lo Shure MV7X e questo è un test per capire quanto del suono laterale rientra all'interno del microfono stesso. Ok? Proviamo a scoprirlo. Benissimo, quindi in questo momento hai sentito anche i suoni laterali. Adesso faccio un ultimo test, quello di indietreggiare un po' e vedere quanto questi microfoni prendono della mia voce e quanto dell'ambiente circostante. Provo a indietreggiare, non posso indietreggiare tantissimo perché ho il muro, ma ok, diciamo che due mani abbondanti ce la faccio. Allora, in questo momento stai sentendo entrambi i microfoni a due mani di distanza, quindi in questo modo tu dovresti ascoltare quanto ambiente rientra all'interno del microfono e quanto invece rientra la mia voce. Questo è un test importante perché se l'ambiente all'interno del quale tu stai registrando non è molto trattato acusticamente, potrebbe essere un test che ti fa propendere per l'uno o per l'altro microfono. Ok, allora, cos'altro dirti? Questo microfono qui, il Rode PodMic, costa 100 euro. L'ho visto a un minimo di 95, a un massimo di 110. Ti parlo di Amazon, ma sai, Amazon i prezzi fluttuano, per cui ti dico quello che ho visto in questo momento. Questo qui invece ho visto un prezzo di 150-160 euro. Quindi c'è una differenza, diciamo, di 50 euro tra due microfoni. Vale la pena spendere 50 euro in più?
Allora, qui la risposta, altre volte ti ho detto forse non ti conviene, eccetera, eccetera. Qui la risposta è difficile, perché? Perché sono due microfoni molto diversi. Avessero più o meno lo stesso suono, allora riuscirei a dirti, guarda, risparmiateli questi 50 euro, tanto il suono più o meno è simile. In questo caso sono due suoni completamente diversi. Quindi, essendo completamente diversi, dipende molto dal gusto e dipende molto dalla tua voce. Entrambi vanno bene per ambienti poco trattati acusticamente perché sono dinamici e quindi non è un problema, ma dipende se a te piace più un suono chiaro o un suono scuro. Ovviamente puoi aggiustarli con l'equalizzatore, ma se già hai un suono che ti piace in partenza, giochi anche meno con l'equalizzatore e così eviti di rovinare da un certo punto di vista la tua voce, ok? Quindi avere un microfono che già ti piace di default sicuramente ti avvantaggia tantissimo nella fase di editing e di post-produzione. Ok, bene, io spero che tu mi faccia sapere nei commenti quale dei due microfoni ti piace di più e io ti do appuntamento alla prossima settimana per un nuovo confronto tra altri microfoni, ma prima di farlo ti chiedo di iscriverti al mio canale, cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione!